Walt Disney una volta disse che le isole britanniche e l'Irlanda erano state per lui una meravigliosa fonte di ispirazione sotto tutti gli aspetti. I castelli della Scozia, le scogliere del mare del nord, lo stesso verde incantevole delle pianure non possono non colpire la fantasia di chi cerca nuove vene di creatività. In Scozia, nel Galles, in Cornovaglia, non c'è che afferrare la matita e cercare di arrestare i pensieri, o quantomeno di fermarli sulla carta mentre fluiscono fornendo sempre nuove immagini. Fate, elfi, giganti, castelli, fiori, mare, sassi, un universo infinito, antico di millenni. Il padre di Topolino non poteva esprimersi diversamente e bisogna credergli, tenuto conto del fatto che il cielo stesso dell'Inghilterra invita, con la sua rapida mutevolezza, a fantasticare. Tutto il ciclo di Artù doveva aver influito non poco su Disney. Basta citare il famoso cartone a colori che si ispira alla spada nella roccia e alle sue leggende. Le fate dal canto loro hanno popolato decine e decine di racconti e non c'è da stupirsi se nella stessa Londra dichiarano di credere alla loro esistenza. Esse fanno parte di un bagaglio di cui l'uomo, anche se è andato a correre in auto fra i crateri della Luna, non può sbarazzarsi senza ritornare di colpo nei boschi. È come dire che Babbo Natale non esiste. È peggio che negare un dogma. È come abbattere un castello fatto di sogni, edificato sulle nuvole, nei cui meandri sono stati allevati e cresciuti milioni di piccoli esseri. Quindi, le fate esistono, sono una certezza, devono esserci per forza, altrimenti ci sentiremmo mancare la terra sotto i piedi, qualcosa su cui abbiamo camminato per secoli. Molti anni fa, una bambina di New York di nome Virginia inviò una bella lettera al direttore del Sun, una testata che non esiste più da molti anni, dicendogli che a scuola alcune sue compagne le avevano spiegato come Babbo Natale fosse tutto un imbroglio dei genitori. Qual era la verità? La risposta del direttore fu molto chiara e diceva: «Cara Virginia, le tue amiche sbagliano. Sono state influenzate dallo scetticismo di un'età scettica. Credono solamente a quello che vedono. Pensano che non possa esistere nulla che non sia alla portata delle loro piccole menti. Tutte le menti, Virginia, sono piccole, siano esse di adulti o di bambini. In questo nostro grande universo, l'uomo non è che un insetto, una formica dell'intelletto a confronto del mondo sconfinato che lo circonda, dell'intelligenza capace di afferrare l'intera verità e l'intera scienza. Sì, Virginia, Babbo Natale esiste. Esiste quanto è certo che esistono amore, generosità e devozione. E tu sai che abbondano e danno alla tua vita la più elevata bellezza e la più grande gioia. Quanto squallido sarebbe il mondo se non esistesse Babbo Natale. Sarebbe squallido esattamente come sarebbe se non ci fossero bambini come Virginia. Non vi sarebbe allora fede infantile, niente poesia né romanticismo a rendere tollerabile questa esistenza. L'eterna luce di cui la fanciullezza riempie il mondo sarebbe spenta». E il direttore del Sun concludeva così: «Non credere a Babbo Natale? Potresti allora anche non credere alle fate. Potresti convincere il tuo babbo a far sorvegliare la notte di Natale tutti i camini senza riuscire a prendere né a vedere Babbo Natale. Ma anche se gli uomini in attesa non lo vedessero, che cosa proverebbe questo? Nessuno vede Babbo Natale, ma questo non vuol dire che non esiste. Le cose più autentiche del mondo sono quelle che né i bambini né gli adulti possono vedere. Hai mai visto le fate danzare in un prato? Certamente no, ma questo non prova che non ci siano. Nessuno può concepire o immaginare tutte le meraviglie non viste e invisibili del mondo. Le fate ci sono per chi le merita, per chi è in grado forse di vederle. C'è una connessione sottile ma indistruttibile fra il complesso globalmente inteso come ultraterreno e il cosiddetto piccolo mondo. La realtà è ben chiara.
Entrambi fanno parte del magico e riaffiorano più o meno frequentemente nei periodi in cui si offuscano altri valori. Manca un'ancora spirituale, una ragion d'essere, ed ecco che l'uomo, rifugiandosi nel magico, afferra sia le illusioni dell'occulto, sia le suggestioni del piccolo mondo che dell'occulto fa necessariamente parte. È fatale che sia così e poco importa che la scienza ufficiale scrolli il capo negando verità che a lei, forse a lei sola, paiono inconcepibili. Se tali non le sembrassero, ecco che rientrerebbero automaticamente nella sua sfera di competenza, sarebbero matematicamente riscontrabili e dimostrabili e nello stesso momento perderebbero ai nostri occhi qualunque fascino. A New York, alle spalle di Times Square, esiste un particolare club delle fate, cioè il ritrovo di tutti coloro che credono in particolar modo all'esistenza di questi esseri eterei e invisibili ai più. Diciamo in particolar modo perché le fate sono una specializzazione, una nicchia di quell'immenso piccolo mondo che racchiude elfi, gnomi, folletti con una buona dose di positivo se per ragioni tutte loro sono rivolti al bene, o di negativo se tentano di nuocere ai mortali. La sede di questo club è abbastanza buia, composta di 4 sale. Alle pareti sono appese foto, ovviamente di fate, documenti su apparizioni, giornali che parlano di fate, testimonianze di persone più o meno note che in alcuni periodi della loro vita hanno avuto incontri con le fate. La quota di iscrizione è puramente simbolica. Occorre compilare un modulo, essere accompagnato da un socio iscritto al club da almeno 2 anni e giurare su ciò che si ha di più caro di credere all'esistenza delle fate. Chiedere a ognuno di loro se credono alle fate è come domandare al Papa se crede in Dio. Perfettamente inutile. Dai 65 soci iniziali, il club ha visto a poco aumentare le presenze sino a che è stato in grado di allacciare relazioni diplomatiche con l'altro club analogo di Londra. Nel cuore dell'impero britannico, gli iscritti sono più numerosi che a New York. E fra essi ci sono romanzieri, giornalisti, personalità politiche e anche ecclesiastici. Tra i membri onorari spicca il nome di Walt Disney. Scopo dell'associazione è la raccolta delle testimonianze di tutti coloro che hanno visto le fate e la diffusione fra gli uomini dei messaggi eterei di questi spiriti per lo più benigni. Dalla ricca documentazione del club britannico si apprende che il mondo delle fate appartiene a un sistema parallelo al nostro. Verrà un giorno in cui le 2 correnti di vita, magica e umana, si fonderanno. Chi avrà creduto nell'esistenza delle fate e degli esseri affini come elfi, gnomi e spiriti dell'aria e del fuoco sarà ricompensato. I membri della società che assicurano di aver visto le fate le sanno descrivere come creature aeree, vestite di brillanti colori e incoronate di minuscole stelle, che vivono preferendo la campagna, nei prati e sotto le piante, poiché l'aria nociva delle metropoli potrebbe soffocarle. Le fate possono innamorarsi, spiegano gli esperti, e in tal caso si abbandonano a folli danze. Gli elfi, come i gatti, amano una buona scodella di latte tiepido, mentre i folletti irlandesi e i pixies della Cornovaglia paiono furbescamente preferire un goccio di whisky. In un piacevole libro che merita davvero di essere consigliato, l'autrice Marjorie Johnson spiega: le abitudini delle fate non erano molto note, ma ora abbiamo un'idea abbastanza precisa di quello che avviene prima della nascita di una fata. Nel mondo delle fate ci si bacia e ci si accarezza come da noi, ma i bambini sono però la conseguenza di una vibrazione mentale. Le fate sono dotate di una grande mimica. A loro piace scimmiottare i giovani nei loro balli frenetici e si baciano nell'oscurità, ma poiché vivono a un livello superiore al nostro, essi sanno quando è il momento di fermarsi. Se scoprono di essere innamorate e vogliono un bambino, le fate scompaiono e vanno sul piano astrale, lontano dagli sguardi terrestri. La loro unione avviene senza alcuna cerimonia. Per concludere il loro sogno d'amore, le fate impiegano le forze cosmiche e la fecondazione avviene attraverso lo spirito. Non ci troviamo poi in presenza di una gravidanza come avviene sulla Terra. Il pensiero fecondatore si trasforma ad un certo punto in materia,
e per l'intervento di forze cosmiche, ecco nascere una fatina. La neonata viene allevata dalla madre e da 3 tutori, uno dei quali, o tutti e 3, hanno contribuito con la forza della mente alla fecondazione. Non appena nata la fatina, viene deposta sui petali di un fiore e allevata con grande cura. Protetta da siepi, si fa in modo che nessuno la veda e possa nuocerle. Le neonate si sostentano da sole con il cibo etereo, ma le più anziane possono dare loro anche succhi di fiori e piante, assai nutrienti. Le fatine hanno bisogno delle cure della madre per un periodo di tempo variabile fra i 6 e gli 8 anni, ma non sappiamo ancora quando esattamente raggiungono la pubertà. Un autentico rapporto completo sulle fate, che è costato anni di lavoro, realizzato solo perché la signorina Marjorie e i suoi collaboratori sono stati in grado di meritarsi la fiducia delle fate per raccogliere le loro confidenze. Non sono stati i soli a dedicare anni di ricerche e studi ad un fenomeno così insolito. È normale rendersi conto, superato un certo stupore, di come tutto ciò possa apparire assurdo, incomprensibile ai più, immersi quotidianamente nelle cose concrete, ma bisogna ammettere anche che questi amici delle fate godono di una serenità e di una limpidezza d'animo non riscontrabile in chi riesce appena a respirare. La signora Julie Harris, citata da Renzo Rossotti nel suo libro Il sentiero di Merlino, abita alla periferia di Londra, ha 4 gatti e manda avanti un piccolo negozio di commestibili. Ha 59 anni e crede fermamente alle fate. Lei dice così: «Non esiste una ragione vera per cui non dovrei crederci. Esistono e basta. È così, come c'è il vento, il sole e la pioggia. Un fatto del tutto naturale». E alla domanda «Ma lei le ha viste?» risponde così: «Sì, 2 volte. L'ultima fu nel 1949, ma non ha nessuna importanza che io le abbia viste o meno. Ci crederei anche se non le avesse mai viste nessuno. Chi non vi crede non è un comune mortale, è un mortalissimo, anzi, è uno che è già morto, essendo privo di fantasia, un poveraccio. Gli scettici, gli infelici, i rabbiosi, tutta gente triste che non solo non crede nelle fate, ma non crede in nulla. Quando poi sono ecclesiastici che mi pongono obiezioni perché non le hanno mai viste, mi viene da commiserarli. E Dio lo hanno mai visto? No, eppure ci credono. Ci sono invece autorevoli esponenti del clero che sulle fate hanno svolto con profitto ottime indagini ed è probabile che siano stati illuminati dall'alto. Questa affermazione sugli ecclesiastici è vera. Preti e perfino vescovi si sono interessati all'argomento con animo sereno, senza intendimenti politici. Dopo qualche mese di esperienza, alcuni di questi signori si sono trasformati in appassionati amici delle fate. Un incredibile esempio lo troviamo verso la fine del XVII secolo, quando un ricercatore scozzese, disinvolto nelle conclusioni quanto eccellente topo di biblioteca, si occupò dell'argomento. Era un reverendo e morì nel 1692 lasciando un'opera di lieve entità quanto a numero di pagine, 1 centinaio in tutto, ma rilevante per il contenuto. Affronta il tema magico delle fate per la prima volta con un criterio sistematico. Un libretto che ha lasciato tracce soprattutto in Scozia. Investigò e lesse tutto quanto poteva trovare a proposito di fate, elfi, gnomi e tutti gli altri esseri del sottobosco invisibile. Alla fine, soddisfatto, scrisse di suo pugno circa 1 centinaio di pagine contenenti la rivelazione. Ci sono, è tutto vero. Operano in una fantastica organizzazione segreta e non per nulla intitolò Il Commonwealth Segreto l'opera che certamente fu conosciuta solo da pochi suoi amici. Questo libretto oggi è introvabile, anche nelle varie altre traduzioni pubblicate il secolo scorso. Una copia è reperibile a Edimburgo, dove la Libreria Nazionale di Scozia è un ottimo punto di partenza per questo genere di ricerche. Sfogliando le pagine del libro, si ha la sensazione, pagina dopo pagina, di penetrare nel mistero esoterico della Britannia, in un mondo che è universale, ma che qui, più che in qualsiasi punto del globo, viene ad assumere un'importanza di primo piano. L'affermazione principale è che le fate esistono. I suoi principi coincidono con quelli della signorina Marjorie.
e ha sintetizzato le sue conclusioni in 16 punti, che sono poi quelli fondamentali, che non possono non colpire anche chi si accosta a questa materia con diffidenza e con un intento profondamente critico. Esaminiamoli nell'ordine. 1. Le fate hanno una natura intermediaria tra quella degli uomini e quella degli angeli. 2. Fisicamente parlando, esse hanno corpi leggeri e fluidi, paragonabili a fitte nubi, visibili soprattutto di notte. Possono apparire e sparire a volontà. 3. Sotto il profilo intellettuale sono intelligenti e piuttosto curiose. 4. Esse possono impossessarsi di tutto ciò che a loro piace. 5. Abitano sottoterra, in luoghi che hanno predisposto in modo che tramite qualche apertura vi circoli l'aria. 6. Quando gli uomini non avevano esteso il loro dominio su tutto il mondo, esse coltivavano l'agricoltura. Hanno lasciato una traccia della loro civiltà sui monti, una civiltà che risale al periodo in cui vi erano grandi distese di boschi e foreste. 7. All'inizio di ogni trimestre esse mutano di residenza, incapaci di rimanere a lungo nello stesso posto. Amano viaggiare ed è in tali circostanze che gli uomini possono qualche volta incontrarle. Proprio per questo motivo gli scozzesi evitano in genere i viaggi in questi 4 periodi dell'anno, aggiungendo che non pochi agricoltori si recano in chiesa la prima domenica di ciascun trimestre affinché la loro famiglia, i raccolti, il grano siano benedetti e che gli elfi, capaci di rubare piante e animali, rimangano lontani. 8. Con il loro corpo, così come predisposto, possono fendere l'aria, librarsi anche per lunghi periodi. 9. Le fate sono divise in clan, ossia in tribù. Hanno bimbi, sposalizi e funerali, a meno che non facciano tali riti per prendersi gioco di noi e scimmiottarci o, peggio ancora, per predire avvenimenti che devono accadere sulla terra. 10. Le loro abitazioni sono grandi, splendide, ma nella maggior parte dei casi invisibili all'uomo. Vengono paragonate a isole di sogno, incantate, rischiarate a tratti da lampi e da luci fantastiche, vivissime. 11. Le fate sono poco loquaci. Quando conversano fra loro, le parole sono simili a un sussurro e a volte a un sibilo dolce. 12. Quando parlano con gli uomini, raramente il loro linguaggio può ricordare quello dei bambini. 13. Il loro principio filosofico è di notevole importanza. Per le fate nulla muore, tutto si muove e si sviluppa secondo un ciclo, e ad ogni ciclo tutto si rinnova e migliora. Il movimento è la legge universale. 14. Le fate sono guidate, si suppone, da una gerarchia, da maestri, ma apparentemente non hanno alcuna particolare religione. 15. Esse leggono libri divertenti, leggeri, ma anche testi impegnati che affrontano tematiche esoteriche da un punto di vista che può essere raffrontato a quello dei Rosa Croce. 16. Grazie alla magia, esse possono apparire all'uomo quando e dove lo desiderano. Almeno 200 anni prima di lui, Cardano era giunto alle medesime conclusioni, e ciò serve a comprendere come il discorso delle fate sia antico. Anche Paracelso si cimentò con questi problemi. Supponeva, o ne era addirittura certo, che vi fosse un patto tra l'uomo e le fate, ma non osò rivelarne la natura, temendo malattie misteriose e morti oscure. Paracelso doveva essere molto prudente, oppure solo ingenuo. Ma dopo averci spiegato che le fate esistono, qual è effettivamente la loro natura? Domanda più che lecita, poiché non vi è un solo autore chiaro in proposito. Kirk, l'autore del libretto di cui abbiamo parlato finora, ci risponde così. Le fate hanno corpi così tenui, considerando la gracilità degli spiriti che li animano, che possono divenire pressoché trasparenti, essere visti o meno, del tutto invisibili a seconda della volontà della fata, di volta in volta. Alcune sono così eteree e delicate che si sostentano assorbendo un po' di liquore, di essenza come l'aria pura e l'olio. È un gran brutto affare cercare di intuire la verità. Secondo gli occultisti medievali, gli esseri invisibili possono essere divisi in 4 categorie,
gli angeli, i demoni, le anime dei trapassati e gli spiriti elementali. Questi ultimi, secondo Kirk, sono riuniti nella grande e invisibile organizzazione segreta, dove pure si trovano gli elfi, i leprecani, i pixies, i folletti, gli gnomi, le silfidi, e qui i nomi talvolta variano, ma si intende spesso indicare un unico essere. Più sorprendente, se non altro sotto il profilo letterario, è il legame che unisce le fate ad Arthur Conan Doyle. Fu infatti lui a dare l'avvio alla saga delle fate viste in immagini, con un contributo tutt'altro che indifferente. Viste le foto di alcune fate, Doyle ne rimase affascinato. Già pochi mesi prima, a Londra, il numero di Natale dello Strand Magazine nel 1920 aveva ospitato un articolo in cui Sir Arthur parlava di un avvenimento che schiude una nuova era, le fate fotografate. Questo era il titolo. Queste rivelazioni negli anni '20 ebbero uno scalpore analogo a quello suscitato dalle prime foto di UFO. La rivista andò esaurita e molti giornali, seppure con scetticismo, finirono per occuparsi della materia se non altro per non scontentare i lettori. Trascorse un anno e Conan Doyle tornò sull'argomento con il libro La venuta delle fate. In questo libro erano presenti 5 fotografie intitolate rispettivamente Frances e le fate, Elsie e lo gnomo, Frances e la fata saltellante, la fata posa per Elsie e la fata al bagno di sole. Poi nel testo spiegò come la storia avesse avuto inizio, una vicenda bizzarra che mise a scalpore l'Inghilterra. Un mattino di maggio del 1920 mi pervennero per posta 2 piccole foto, accompagnate dalla lettera di un mio amico che mi chiedeva un parere. Una di queste mostrava un gruppo di figure simili a delle fate che danzavano sulla riva di un ruscello davanti a una bimba. L'altra una specie di gnomo alato vicino alla mano tesa di una ragazza. La lettera affermava soltanto che erano state prese qualche tempo addietro da 2 ragazze nello Yorkshire. Trucco? Fotomontaggio? Banale messa in scena? Fu quanto si cercò di scoprire. Un esperto fotografo le esaminò con estrema cura ed anche con forte intento critico, disposto più che mai a spiegare come le ragazzine avessero messo insieme l'imbroglio. Alla fine rilasciò una lettera che, di fatto, chiudeva, almeno dal suo punto di vista, la questione. Le 2 negative esaminate sono realmente e assolutamente autentiche, fatte con una sola esposizione all'aria aperta. Mostrano che tutte le figure di fate erano in movimento. Non vi è traccia di artifici né di modelli di carta, di disegni sul retro, di figure dipinte o altro. Secondo il mio giudizio, sono entrambe assolutamente genuine e senza ritocco. Un'altra domanda senza risposta è se le fate prendano il caffè e se siano abituate a giustiziare gli insetti. Possono sembrare interrogativi folli, ma non lo sono affatto, considerando che qualcuno avanzò l'ipotesi del caffè o di qualche altra bevanda dopo che si scoprirono le tracce delle minuscole tazze usate solitamente dalle fate. Bisogna precisare che non si tratta di tazzine, ma di impronte di tazzine, il che è ben diverso. In genere sono disposte sulle rocce in maniera regolare, come se con le impronte qualcuno avesse voluto comunicare un messaggio con il sistema Braille o con l'alfabeto Morse. Di questi segni se ne sono trovati non solo in Inghilterra, ma anche in altri paesi, in Cina e in America. Sulle esecuzioni compiute dalle fate nei confronti degli insetti, molti studiosi hanno idee molto confuse, e non poteva essere altrimenti. Sono state reperite in varie parti del mondo piccolissime croci romane, maltesi o di Sant'Andrea. Alcune addirittura non sono più grandi della capocchia di uno spillo e paiono di cristallo. Alcuni hanno ipotizzato che le fate crocifiggevano gli scarafaggi, esseri squisiti, ma ecco la crudeltà della squisitezza. Nel loro formato ridotto erano degli esseri umani, crocifiggevano. Altri a Londra non ammettono questa crudeltà delle fate. Vivono vicino a noi, a contatto con noi. Vedono come si comportano gli uomini, ma grazie a Dio non ne hanno mai imitato né l'istinto omicida né altre follie. Quelle croci devono avere una spiegazione geologica. Le fate non si crede che vi abbiano a che fare. Le fate e il loro mondo hanno influenzato molti scrittori, dando origine a una letteratura che in parecchi casi va al di là dell'ambito infantile.
Opere come Peter Pan sono classici di alto valore poetico. Matthew Barry, il suo autore, in uno dei capitoli narra che è terribilmente difficile sapere qualcosa intorno alle fate e quasi la sola cosa conosciuta come certa è che ci sono fate ovunque ci sono fanciulli. Ma giunti a questo punto, dopo che abbiamo appurato l'esistenza delle fate e che persino Conan Doyle si è esposto in prima persona per avvalorarlo, ci resta un'altra domanda non meno misteriosa delle altre. Da dove vengono le fate? Hanno una nazionalità? O assumono quella del paese in cui vivono? Lo scrittore Walter Wentz, autore di diversi libri sull'argomento, afferma che una persona che faccia ritorno dal paese delle fate in genere non ricorda più nulla di ciò che ha visto e fatto. Concorda con Kirk, sostenendo che le ipotesi sono due. La prima parla di un paese lontano, irraggiungibile, di un'isola incantata e invisibile, una contrada mitica dove le fate vivono e di tanto in tanto fanno una capatina a vedere quello che combiniamo noi. La seconda ipotesi è di coloro che sostengono che il mondo delle fate è una specie di universo parallelo al nostro, che convive con il nostro e che è visibile solo ad alcuni per loro proprietà e meriti particolari. I cultori londinesi delle fate propendono per questa ipotesi, per una quarta dimensione in cui ci sia posto per tali esseri e non per l'uomo, almeno come egli è al presente, fisicamente e psichicamente, con i suoi limiti nel tempo e nello spazio. Kirk era un simpatico reverendo. Alle prediche dal pulpito preferiva di gran lunga andare per i boschi in cerca di fate, ma forse indagò un po' troppo. Fu una specie di reporter magico ma indiscreto, e ciò, pensa qualcuno in Inghilterra, finì con l'irritare le fate, che decisero di andare a prelevare il reverendo e di farlo stare zitto per sempre. La fine di Kirk, quindi, non sarebbe stata naturale, ma provocata dalle fate. Alle eteree creature, infatti, sono attribuiti non pochi prelevamenti, sia di persone sia di bestiame, cosicché non meraviglia che abbiano fatto scomparire anche colui che sul loro conto aveva riferito troppo. Dove se ne andò Kirk nell'ultimo istante della sua vita? Wentz ha cercato di spiegarlo raccontando che la custode del vecchio cimitero in cui si trova la tomba di Kirk gli disse che egli era in realtà stato trasportato sulla collina delle fate, che si trova appena al di sopra del cimitero, e lui sarebbe ancora lassù, poiché la collina è piena di caverne e là abita la brava gente. Invece il reverendo Taylor, successore di Kirk, fu assai meno fantasioso. Secondo lui Kirk morì di apoplessia, ma qualcuno preferì dire che le fate, considerandolo un chiacchierone, lo avevano portato via. Negli archivi parrocchiali non c'è alcun cenno sulle circostanze della fine di Kirk, ma non c'è dubbio che egli fu regolarmente sepolto e giace nella tomba. Esiste in questa parte dell'Inghilterra e solo in Cornovaglia una creatura fantastica, per certi aspetti più misteriosa delle fate. Parliamo del Pixie. Land's End sorge sulla scogliera da dove si ammira l'oceano. È un capo della penisola di Penwith, celebre per essere il punto più a sud-ovest d'Inghilterra e della Gran Bretagna. Qui sorge quella che è definita da una vistosa scritta come First and Last House in England, vale a dire la prima e l'ultima casa d'Inghilterra, la prima per chi arriva, l'ultima per chi se ne allontana. Questa casa, che funge da pub, bar e rivendita di cartoline e oggetti ricordo, è il luogo più conosciuto dove poter acquistare il Pixie. È alto 3,5 cm, di bronzo, con un anello in cima per legarlo come ciondolo. Questo folletto ha le orecchie lunghe, il sorriso arguto e, se non porta fortuna, può allontanare le avversità e il malocchio, che è già qualcosa. Di per sé il Pixie è scherzoso. Vive negli anfratti delle rocce, preferisce mostrarsi al tramonto di notte. Se lo hanno immortalato in questo ciondolo ricordo è perché in Cornovaglia è ritenuto di buon augurio. Se però si irrita, combina scherzi di vario genere. Sottrae l'ombrello e il bastone, ti toglie il cappello e lo getta in mare, oppure comincia un lancio di sassi. E a questo proposito non possiamo non citare un fatto inspiegabile di cui parlò il Times di Londra il 27 aprile 1872. Dalle 4 di giovedì pomeriggio fino alle 11:30 di giovedì notte, le case ai numeri 56 e 58 di Reverdy Road a Bermondsey
sono state colpite ripetutamente da pietre e altri oggetti provenienti da una sorgente invisibile. 2 bambini sono rimasti feriti. Tutte le finestre sono andate in frantumi e parecchi mobili sono andati distrutti. Sebbene ci fosse un folto gruppo di poliziotti sparpagliati nel quartiere, essi non sono stati in grado di rintracciare la direzione da cui venivano lanciate le pietre. Quando il pixie diventa cattivo, per qualche sua ragione, occorre tenerlo lontano con uno stratagemma, non solo per evitare la pioggia di sassi o altri oggetti, ma per impedirgli, dicono i contadini, di portare via il raccolto. In Gran Bretagna, e precisamente nel Somerset, si lasciano ancora adesso, durante il periodo della raccolta, dei frutti attaccati agli alberi per i nani chiamati colepixie. Questi sarebbero stretti parenti dei pixies e si divertono a far smarrire la gente per strada. Si usa mettere un pugno d'erba nei buchi del terreno perché si crede che i pixies, attraverso questi buchi, possono entrare o uscire dalle loro case. Molti autori si sono dedicati ad analizzare le creature invisibili del piccolo popolo e non c'è dubbio, raffrontando decine di racconti, di leggende, di documenti legati al folklore, che fate, elfi, folletti e molti altri hanno trovato in Gran Bretagna il loro ambiente ideale. Ma di questi autori, uno in particolare, Jacques Vallée, è riuscito con un procedimento deduttivo, che in teoria non fa una grinza, a sbalordire prima e irritare poi gli studiosi di ufologia. Ha raggiunto tale risultato stabilendo un parallelismo tra il mondo invisibile delle fate e degli elfi e quello degli UFO. Ciò era sufficiente per scatenare una polemica destinata a proseguire per molto tempo. Gli UFO vengono avvistati sugli schermi radar in quanto oggetti. Su questa caratteristica pochi avanzano obiezioni. Solo alcuni, più scrupolosi, insistono che si tratta di fenomeni più che di oggetti. Gli esperti di ufologia ribattono invece che le fate e gli elfi non sono tangibili, non sono mai avvistati dai radar e non hanno nulla di meccanico, di corporeo nel senso comune del termine. Vallée doveva averla ben prevista questa obiezione perché risponde imperturbabile che il parallelo tra fate e UFO è tracciabile senza difficoltà. Infatti, tanto le creature incorporee del piccolo mondo quanto gli UFO sono in senso assoluto extraterrestri, estranei alla natura che ci circonda e che vediamo ogni giorno. Vengono a visitarci, sì, ma poi scompaiono e tornano là da dove sono venuti. Interessante questa teoria. Potrebbe avere ragione Vallée o gli esperti ufologi? Chissà, ma questa è un'altra storia.